Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati a Trading Arena Italia. Vediamo velocemente un po' di cose. Abbiamo qui lo Standard & Poor's 500, qui abbiamo il nostro Bitcoin, qui la Dominance, quindi parleremo un attimino delle altcoin, qui la Total Tree e qui abbiamo livelli di liquidità. Iniziamo un attimo velocemente dallo Standard & Poor's. Allora, c'è poco da dire, sta andando su e su e su e su e ogni giorno o quasi fa nuovi massimi. Cosa è successo? Vedete questa trend line azzurrina? L'abbiamo rotta al rialzo, subito dopo aver rotto anche questo livello importante di Fibonacci. Ora stiamo cercando di rompere lo 0,236 di Fibonacci e come target abbiamo lo 0,382 a 6.657 dollari. Un primo target fattibile, raggiungibile. E nonostante ci sia lo Standard & Poor's che sta impazzendo, abbiamo il nostro Bitcoin che fa le bizze, come al solito ci fa trattenere il fiato. Allora, qui siamo nel grafico daily. Cosa è successo? Per l'ennesima volta, ho già fatto altri video, abbiamo rimbalzato su questo che si chiama Golden Pocket, siamo andati su, abbiamo rotto questa trend line verde che era una resistenza, abbiamo rotto questo livello importantissimo di Fibonacci, l'1382, e siamo andati addirittura a rompere questa trend line discendente, quella rossa, per poi fermarci dove? A un livello intermedio alla perfezione nello 0,236. L'abbiamo testato una prima volta, la seconda volta ci ha fatto lo scherzetto, è andato su di qualche dollaro e repulsione del prezzo, rejection, non mi viene il termine in italiano. E giù. Giù dove? Allora, giù prima a testare questa downslope, questa trend line discendente e poi, guarda caso, è una coincidenza assoluta l'1382 che prima era resistenza, quindi adesso mi fa da supporto, però c'è tanta roba in ballo, quindi siamo su un punto un pochino appena critico, ok? Siamo a supporto adesso, quindi all'occhio andare short, di solito se si va short si va su una resistenza sopra, non su un supporto, infatti ha rimbalzato proprio lì. Adesso vediamo perché avendo lo Standard & Poor's che va su, Bitcoin resta giù, non è la prima volta, però potrebbe esserci qualche mossa strana. E appunto con le mosse strane cosa ho fatto? Ecco qua. Vediamo se riesco a mettervela a tutto schermo. Perfetto, questi sono i livelli di liquidità. Non so se riuscite a vederlo, questo cluster di liquidità è a 114.000 dollari. Qui potremmo andare a rivisitare questo prezzo qua. Andando sopra abbiamo tutti questi livelli, qui siamo a 117 e qui siamo a quasi 118.000 dollari. Il più vicino è quello che sta sotto, quindi non mi stupirei di vedere Bitcoin ritracciare e andarmi a beccare questo livello di liquidità per poi provare un rimbalzo. Torniamo un attimo sul piccolo. Andiamo a vedere dove sono i 114.000. I 114.000 sono leggermente sotto il nostro supporto, cosa plausibilissima perché sapete bene che i market maker adorano andare a beccarsi il supporto, fare il rimbalzo, fare il fake down per poi partire con la pompata. Pompata che come target potrebbe avere, attenzione, stanno arrivando news, siamo a settembre, di solito è bearish, però se otteniamo questa pompata possiamo andare a visitare questi livelli qui. Se la pompata dovesse essere proprio forte, io come target massimo metterei un 118, 281 salvo miracoli. Ora ragazzi andiamo a vederci un attimo gli oscillatori. Faccio così, vado nel settimanale e iniziamo dal MACD. Cosa c'è che non mi piace? Il MACD ha incrociato in maniera bearish. Ogni volta che è successo nei passati cicli abbiamo avuto magari qualche pompatina, ma si è andati giù. Perlomeno una bella correzione. Siamo tutti d'accordo che il mercato è diverso, che c'è Trump, che ci sono i tagli di interesse che potrebbero arrivare copiosi. Siamo anche d'accordo che questo ciclo è un po' più lungo degli altri, quindi potremmo vedere un consolidamento con magari anche un buon ritracciamento attorno ai 105.000, 96, 97.000, per poi andarci a beccare i massimi. Però questo non è un bel segnale nel weekly.
Abbiamo qui il Cypher B che ci ha dato è un oscillatore composto, ci ha dato un segnalino verde qui proprio sul rimbalzo che stiamo facendo. Però se notiamo stiamo facendo massimi discendenti, anche qui il money flow sta andando giù, non è dei migliori, ecco, diciamo nemmeno questo. E poi ragazzi abbiamo il CVD, Cumulative Volume Delta. Anche qui, se noi andiamo nel 2021, abbiamo questo top e vediamo un top discendente, nonostante qui siamo a febbraio 2025, nonostante il prezzo sia andato molto più alto rispetto ai massimi di marzo 2021. Quindi abbiamo una divergenza, si chiama questa qui, che è un altro segnale bearish. Notiamo come qui ho tracciato una trend line ascendente, qui una più piccolina discendente. Come se fosse un grafico di qualsiasi altro tipo, possiamo tracciare dei supporti e delle resistenze. Allora, vediamo un supportino simpatico, potrebbe stare da 'ste parti qua. Il discorso è questo: se si viene giù, possiamo, come ulteriore conferma, questo non c'entra nulla, possiamo tenere d'occhio anche il livello del CVD. Se rompiamo questa trend line ascendente, ragazzi, è molto probabile che la correzione sia piuttosto fastidiosa, diciamo così. Quindi è un altro segnale che, insieme agli altri segnali, mi dà un'idea di dove stiamo andando. Torniamo al nostro caro Bitcoin e qua abbiamo i nostri livellini. Come vi dicevo, supporto qui attorno ai 113,499, un altro supportino qua a 114. Vediamo ragazzi, è veramente un momento di stallo, stiamo aspettando le news. Per quanto riguarda la dominance di Bitcoin, cosa abbiamo fatto? Allora, la dominance è crollata dai massimi, no? Lo notate, però abbiamo questa carissima trend line che è stata rotta. Abbiamo trovato un supporto sempre su livelli intermedi di Fibonacci e su una zona di liquidità. Io li tratto come se fossero azioni o come se fossero Bitcoin o qualsiasi altro tipo di cosa. E qui stiamo tentando un rimbalzino. Per gli amanti delle altcoin mi auguro che questo sia solo un rimbalzino e che si continui ad andare giù almeno a toccare questi livelli, un 54%, se no anche più giù. Vediamo ragazzi, perché mi sembra che ci siano meno soldi in giro questi anni, gli ultimi. Troppe manipolazioni di mercato hanno ripulito buona parte dei trader che si aspettavano 1000 per. Di conseguenza le scottature non sono scottature, ma sono ustioni di terzo grado. E per quanto riguarda la Total Tree, che è praticamente il market cap escluso Bitcoin ed Ethereum, stiamo cercando di rompere i massimi, ragazzi. Abbiamo fatto uno, questo è il massimo, tentativo, tentativo, chissà che presto arrivi la volta buona. Dipende molto anche da cosa farà la Fed. Se ti chiama un 50 punti base di taglio, qua andiamo su e quindi vanno su anche tutte le altcoin. Tutte no, non credo avremo un'altcoin come quella che conoscevamo. Siamo in un punto di stallo. Ok ragazzi, ultima occhiata al Bitcoin, vedete com'è a supporto qui? Vedete come sta provando ad andare su seguendo lo Standard Poor's? Ma c'è un po' di manipolazione qua. Non c'è dubbio a riguardo. Quindi ci vuole pazienza, nervi saldi. Io non sono dentro, non ho preso posizioni né qui sotto né più sotto, voglio capire un attimo dove si va perché ho, diciamo, gli indicatori e una serie di segnali mi dicono che le probabilità di andare più giù sono abbastanza elevate. Quindi capite anche voi che prendere una posizione long adesso non è quello che mi sento di fare. Ho bisogno di conferme, di rotture di alcuni livelli chiave, tipo questo, il 118,278, voglio romperlo e restarci sopra per almeno 2 o 3 giorni. E allora ne parliamo. Ragazzi, vi ringrazio, buona serata e ci vediamo alla prossima.